con 3 euro e spicci facciamo almeno 10 panne cotte al cioccolato, perché quando ho fatto le panne cotte alla fragola, quello short da 1 minuto, me l'avete chiesta in tanti, e allora io vi accontento, facciamo subito, ci vuole 2 minuti farla. Mezzo litro di latte intero, parzialmente scremato, io lo uso intero perché è più corposo. 250 ml, un quartino, di panna liquida fresca che trovate nel banco frigo del supermercato, quindi in totale abbiamo 750 ml di liquido. Potete fare anche mezzo litro di panna e 250 di latte, oppure per chi segue una dieta vegana 750 ml di latte d'avena o di latte di riso. Nella panna cotta ci va l'estratto di vaniglia e quindi ne mettiamo una bella dose. Questo è quello che faccio io, vi metto qui da qualche parte il video. La buccia di limone invece non ci va, la buccia di limone va solo nelle panne cotte, che dopo ci va la frutta. Non ho fatto il video short come quello delle fragole perché a me, devo dire la verità, a me i video short, quelli durano 1 minuto, mi sta qua, a me la ricetta mi piace raccontarla bene, con calma, perciò gli short, ditemi voi cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti. Ci mettiamo 3 cucchiai da minestra generosi di zucchero, che sono circa 55-60 grammi. Potete metterne anche 4, ma io vi sconsiglio perché dopo sarà già dolce il cioccolato che ci mettiamo sopra. Colla di pesce, è sempre un casino la colla di pesce, allora vi do le dosi. Nelle buste da 24 grammi di colla di pesce, guardate i grammi, non guardate i fogli, perché i fogli possono essere lunghi, possono essere corti, voi guardate il peso, di solito lo vendono a 24 grammi, con 24 grammi si solidificano 1 litro di liquido, quindi io ne userò 20 grammi oggi e viene già abbastanza consistente perché sono meno di 1 litro. Chi non vuole usare la colla di pesce può utilizzare 4 grammi di agar agar, che è completamente vegetale, fatto con un'alga. Vanno messi a bagno nell'acqua fredda, uno alla volta, non mettete tutti assieme perché sennò si ammassano tutti, se non ci stanno interi li spezzate. Partiti. Ripeto, io per 750 ml di liquido utilizzo 20 grammi di foglie di gelatina. Nel frattempo portate ad ebollizione il latte, ogni tanto muovetelo un po' così non fa la pellicina sopra. Quando il latte sta per bollire, che gli manca poco, vedete che sta, spegnete il fornello e mettiamo la gelatina. Nel giro di 2 minuti la gelatina avrà questo aspetto qui come di una medusa spiaggiata. Ecco, la prendete, la strizzate un pochino, la scolate un pochino, la mettete nel latte bollente e girate. Girate per 30 secondi, si scioglie bene la gelatina e la nostra base della panna cotta è pronta. Per comodità mi metto la base della panna cotta nello stesso contenitore del latte di prima, oppure utilizzate un mestolo per essere comodi a comporre le nostre panne cotte. E poi mettiamo la panna cotta dentro nei nostri bicchieri, stampini, bicchierini, quello che volete, non sceglieteli troppo grossi, già questi qui sono enormi. Ne ho fatte venire fuori 9, ma ne venivano fuori tranquillamente anche 10, fino adesso ho speso 2,50 euro. Mettiamo in frigorifero per 3-4 ore, ma se lo fate la sera per la mattina ancora meglio, via, frigorifero. Come cioccolata da mettere sopra le nostre panne cotte userò gli avanzi di Natale. A Natale ci avevano regalato sta casetta di cioccolato, adesso è una casetta diroccata. Sono 150 grammi di cioccolato fondente, è già dolce, non c'è bisogno di grattugiarlo, io vedo che a volte lo grattugiano, lo tagliano, no, lo spaccate in due e lo mettete dentro nella pentola, l'importante è che entri nella pentola e basta. Dunque ricordo 150 di cioccolato, va bene anche il cioccolato al latte se volete, ci metto 100 di latte oppure di panna, quindi 150 di cioccolato e 100 di panna, vediamo quando si scioglie com'è e eventualmente ne mettiamo ancora. Chi non vuole usare il latte o la panna, ma i vegani, i vegetariani eccetera, possono usare magari il latte d'avena, il latte di mandorle, oppure per dargli un po' di rotondità, un po' di gusto in più, visto che non hanno messo la panna, ci possono mettere del latte di cocco, così gli darà un tocco magico. Vedete che non c'è bisogno di grattugiarlo, di accoltellarlo, il cioccolato si scioglie da solo senza bisogno di sporcare le grattugie, le mani e mezza cucina. Dunque sciolto è sciolto, guardate qua com'è, vediamo la densità com'è, ma io direi che va bene, guardate come veste bene il cucchiaio, volendo ci si può mettere ancora un goccino di latte, ma io lo lascerei anche così, mi sembra perfetto, va che bello, cola che è una meraviglia, va che roba, mi voglio di buttarsi dietro. Lo mettiamo in un bicchiere più piccolino, guardate che bello. È perfetto.
copritelo con un coperchietto in maniera che non prende aria, così non fa la pellicina sopra. E noi ci vediamo fra 3-4 ore perché dobbiamo mettere la cioccolata sopra la panna cotta. Lasciatelo a temperatura ambiente, non c'è bisogno di metterlo in frigorifero. Trallallero, trallallà, adesso mi casca tutto, eccoci qua. 3 ore sono passate. Vedete, deve essere morbido, ma non deve essere un pezzo di gomma, deve essere gelatinoso, però deve essere morbido, al cucchiaio come si suol dire. Vediamo la nostra cioccolata come va. Ecco, magari se la mettevo dentro direttamente prima già qua era meglio, comunque faccio vedere. Va che roba, va che bijou, va che velluto, che roba buona, ma veramente altro che la crema del viso, questa bisogna mettere come crema del viso. Dice, ti spalmo di cioccolata così domani sei fior di pesco, La metti te. Allora, cioccolata, ne mettete 3-4 mm per ogni ciotolina. Vedete la comodità di usare il bricchetto? Così non si fanno casini. Poi la dondolate in giro così, le raggiunge tutti i suoi angolini e siamo pronti. Sono passate 3 ore. Macello. Rotola lì, forse un cagnettino, è un orso. Zampa, non volevo mandarti via, vieni qua. Dai, vieni qua. Adesso fa l'offeso. Con 3 euro facciamo almeno 10 panne cotte al cioccolato. Quando ho fatto il video della panna cotta ho detto crema cotta. Cos'è che ho detto? Ce la faccio, è possibile.